Ciao a tutti e bentornati nella cucina di Gourmet Asian Food. Oggi torniamo in Cina per preparare uno dei dim sum cantonesi più famosi e apprezzati di questo paese. Sto parlando di har gow o ravioli cristallo, un particolare tipo di ravioli che, una volta cotti, faranno intravedere il loro ripieno attraverso la pasta. Questo tipo di dim sum non è di per sé troppo complicato da preparare, ma la lavorazione della pasta, visto che è composta da farine particolari, può richiedere un po' di allenamento e non è sempre facilmente gestibile, quindi armatevi di pazienza. In compenso gli ingredienti sono facili da trovare, andiamo a vederli tutti insieme e poi mettiamoci al lavoro. Let's go! Ed ecco tutti gli ingredienti che compongono la ricetta di oggi. Per il ripieno avremo bisogno di 200 g di code di gambero sgusciate e pulite, 4 piccoli funghi shiitake, un cucchiaino di zenzero tritato, un cucchiaino di zucchero di canna, un cucchiaino di sale fino, un pizzico di pepe, mezzo cucchiaino di brodo granulare, 2 cucchiaini di salsa di soia, un cucchiaino di vino di Shanseng e qualche goccia di olio di sesamo. Per l'impasto avremo bisogno di 70 g di frumina, l'amido di frumento, 70 g di fecola di patate, 150 ml di acqua bollente e un cucchiaino di olio di semi. Per la salsa infine avremo bisogno di 6 cucchiai di salsa di soia, 3 cucchiai di aceto di riso e un pezzetto di zenzero. E come al solito, dopo aver trovato tutti gli ingredienti, cominciamo la ricetta che divideremo in 4 fasi: la preparazione del ripieno, la preparazione della salsa, la preparazione dei ravioli e per finire l'impiattamento. Cominciamo la ricetta con la preparazione del ripieno. Mettiamo i gamberi su un tagliere e con un coltello affilato cominciamo a tagliarli a grossi pezzi. Tritiamo ora i gamberi in maniera irregolare in modo da ottenere alla fine una poltiglia molto grossolana. Dopo aver posizionato i gamberi tritati in una tazza, aggiungiamo i funghi shiitake precedentemente tritati, lo zenzero tritato e mescoliamo bene il tutto. Aggiungiamo quindi lo zucchero di canna, il dado granulare, il sale fino, il pepe macinato, il vino di Shanseng, la salsa di soia e per finire qualche goccia di olio di sesamo. Mescoliamo bene il tutto con le mani e lavoriamo l'impasto in modo energico, facendolo girare in modo che diventi colloso. Dopo circa 2-3 minuti di lavorazione, copriamo con pellicola alimentare e lasciamo riposare in frigo per circa 2 ore. Per preparare la salsa tutto è molto semplice. Cominciamo a tagliare a julienne molto fina il pezzettino di zenzero, aggiungiamolo quindi alla salsa di soia, uniamo al tutto l'aceto di riso, quindi mescoliamo bene e lasciamo in infusione fino al momento del servizio. Cominciamo a preparare l'impasto. Aggiungiamo in una bacinella la frumina, uniamo metà della fecola di patate e aggiungiamo pian piano mescolando tutta l'acqua bollente. Continuiamo a mescolare bene con il cucchiaio in modo da ottenere una poltiglia molto appiccicosa. A questo punto aggiungiamo il resto della fecola di patate. E con le mani cominciamo a impastare il tutto, cercando di integrare bene la fecola al resto della massa. Mescoliamo energicamente in modo da ottenere una palla e una volta fatto aggiungiamo l'olio di semi. Continuiamo a mescolare energicamente il nostro impasto per circa 2 minuti e una volta che quest'ultimo risulterà ben compatto copriamolo con pellicola alimentare e lasciamolo riposare per circa 10 minuti. Passato questo tempo, continuiamo a lavorare il nostro impasto energicamente in modo da renderlo molto liscio e una volta ottenuta la consistenza desiderata, tagliamolo a metà e conserviamo a parte la metà che non utilizziamo subito, coperta da pellicola alimentare. Stendiamo con le mani la metà utilizzata in modo da dare una forma cilindrica, quindi tagliamoli in pezzettini di circa 15 grammi l'uno, facendo attenzione a tenerli coperti per non lasciarli seccare mentre li lavoriamo uno alla volta. Prendiamo il primo pezzettino e con l'aiuto dei palmi delle mani appallottoliamolo e creiamo una piccola pallina. Sempre con il palmo della mano schiacciamo la pallina in modo molto energico in modo da creare un disco. Ungiamo leggermente un piccolo mattarello e cominciamo a stendere il disco più fino possibile. Questa operazione è molto importante perché più fine è la pasta, più il risultato di trasparenza sarà evidente alla fine della cottura.
Con l'utilizzo di un coppapasta di 8-10 cm di diametro ricaviamo dei dischi regolari, conservando i ritagli che riutilizzeremo per la confezione di altri ravioli. Otterremo in questo modo dei dischi di pasta regolari e molto sottili. Aggiungiamo ora un cucchiaino di ripieno al centro del disco, pieghiamo le due estremità e pizzichiamole con le dita nel mezzo in modo da farle attaccare. Fatto questo, sovrapponiamo con delicatezza i lembi della parte destra del raviolo in modo da ottenere una chiusura decorativa. Ripetiamo la stessa operazione per la parte sinistra del raviolo, ricordandosi di pizzicare bene i bordi in modo di attaccarli ed evitare che si aprano in cottura. Fatto questo, avremo ottenuto il nostro primo hargao pronto per la cottura al vapore. Scaldiamo ora l'acqua in una pentola e quando comincerà a fremire aggiungiamo il cestino in bambù per la cottura al vapore, foderato di carta da forno. Spennelliamo un poco la carta da forno con dell'olio in modo da renderla totalmente antiadesiva. Aggiungiamo quindi i nostri ravioli ben separati tra loro, copriamo e lasciamo cuocere per circa 8 minuti. Passato questo tempo, i nostri ravioli sono pronti ad essere impiattati. Ed eccoci come al solito arrivati al momento dell'impiattamento. Oggi sarà molto semplice, appoggiamo per prima la ciotolina con la salsa nel bordo del piatto e aggiungiamo a ventaglio i nostri ravioli, 5 per porzione. Volendo possiamo appoggiare le nostre bacchette sulla ciotolina di salsa e a questo punto i nostri hargao, i ravioli cristallo, sono pronti ad essere degustati. Waikohao! Buon appetito! Ed ecco fatto, finita anche questa ricetta particolare, gli hargao o ravioli cristallo, che come avete visto, una volta pronti sono veramente belli da vedere, oltre che deliziosi da mangiare. L'unica difficoltà della ricetta risiede nella pasta, nella sua lavorazione, perché essendo formata da farine particolari tende a seccare, quindi mentre lavorate un pezzo tenete l'altro al riparo coperto in modo che non secchi. Altra cosa a cui fare attenzione è la quantità di olio che si utilizza per stendere i vari dischi col mattarello. Utilizzatene pochissimo perché altrimenti i dischi diventeranno troppo grassi e potrebbero creare qualche problema al momento della chiusura. Ultima cosa, di solito questa ricetta tradizionalmente viene preparata con gamberi, bambù e carote. Io ho deciso di sostituire i bambù e le carote con i funghi shiitake perché ho mangiato questa versione durante un mio viaggio a Hong Kong e mi sono piaciuti molto. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che la ricetta vi riuscirà bene. Continuate a seguire il mio canale Gurumet Asian Food, mettete un piccolo like al video e condividete. Se non siete ancora iscritti fatelo subito, iscrivetevi al mio canale e azionate la campanellina. Io la prossima settimana sono sempre qui per voi come al solito con una nuova ricetta. Ciao a tutti!